Ciao a tutti e ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi un obiettivo di casa Nikon, il 300 mm f4. Perché ne parliamo? Perché è un'ottica interessante, si può trovare sul mercato dell'usato tra i 350 e i 450 euro a seconda delle sue condizioni d'uso ed è un investimento che vale la pena fare. È molto bello, molto performante e soprattutto è vero che non è un diaframma 2.8, però ci consente di portare a casa delle belle immagini perché la lente è bella, lo schema ottico è semplice, ben posizionato ed è un obiettivo di quelli intelligenti. Non dimentichiamo che l'F4 pesa molto meno del 2.8 e anche questo è un vantaggio non solo per il portafogli ma anche per le nostre spalle, per quando dobbiamo portarcelo dietro. Eccolo qua, montato su una D810 e certo, forse direte il corpo camera meriterebbe qualcosa di più, ma è proprio a testimoniarvi di come performi bene anche su macchine che hanno delle esigenze di qualità davvero notevoli, perché il banco di prova delle lenti, man mano che il mercato ci dà delle macchine sempre più qualitativamente importanti, è proprio questo il nostro banco di prova, perché alcuni obiettivi non rendono più, altri tengono ancora la corda della qualità, la linea che ci permette di dire sì, lo utilizzo e ahimè mi tocca cambiarlo. Il 300 mm certamente ha un suo peso, perché stiamo parlando di un obiettivo in solido metallo ed è giusto che sia così. Non è stabilizzato perché non c'era la stabilizzazione quando è nato, non ha tanti switch elettronici come le ottiche di oggi, diciamo che era una lente, un obiettivo dove si guardava ancora a quello che era la costruzione. Le lenti sono ED, quindi a bassa dispersione, lenti di qualità, e in effetti si vede proprio quando scattiamo delle immagini. Forse la cutanza non è la parte di maggior spicco, ma non perché sia flush o sia debole, perché oggi come oggi ci sono delle lenti che sono radiografiche più che fotografiche, però la resa è molto bella ed anche i ritratti, ovviamente ad una certa distanza, rendono molto bene. Questo è il suo tappo, già non ha un tappo, ha un cappuccio che come per altri obiettivi si fissa e si chiude. Va bene per certi versi ma non sempre, perché comunque rende un po' più fastidiose le operazioni. Insomma, per tutti noi è molto comodo e pratico premere con le due dita e estrarre il tappo. In questo caso dobbiamo fare così, farlo scorrere, a volte si impunta perché non abbiamo aperto bene del tutto, ma se tiro così si blocca, bisogna quindi accompagnare il bottone, diventa un pochettino più laborioso e siamo tutti vogliosi di scattare. Certe operazioni a volte ci rompono un po' le scatole perché vediamo qualcosa di bello, soprattutto chi poi lavora con i teleobiettivi fissa animali e quindi oggetti in movimento, e l'operatività, quindi la velocità operativa è fondamentale. Per il resto cose comuni a tantissimi obiettivi, il paraluce incorporato, per fortuna questo ci viene in aiuto, non serve montare aggiuntivi. Tra l'altro ha un piacevole vellutino, questo è molto importante, ve l'ho già detto in tante altre occasioni durante i video. Sembra una sciocchezza ma il vellutino assorbe quindi tutta la luce e non aumenta la rifrazione, cioè non la ribatte sulla lente frontale. Avere soltanto un corpo nero ma che sia riflettente non serve a niente, perché il problema sta proprio lì. Poi è un obiettivo che possiamo regolare nella sua lunghezza d'azione, suo raggio d'azione tra il full oppure la prossimità, lo facciamo attraverso questo anello con un fermo che ha qui. C'è uno switch sulla parte della ghiera per passare da manuale o automatico o autofocus a seconda di quello che ci serve, e ancora abbiamo un portafiltri come sugli obiettivi quelli importanti di casa Nikon, eccolo qua, che si innesta qui. Questa per me resta una chicca costruttiva degli obiettivi, perché così come nelle ottiche di grande formato o comunque nelle ottiche importanti il diaframma cade a metà dello schema ottico, in questo caso il filtro posizionato qui è molto più efficace che frontalmente, e poi è comunque, ripeto, è anche una caratteristica che secondo me impreziosisce l'oggetto. Fortunatamente, visto il peso, c'è un anello, tra l'altro con una manopola
davvero morbida, bella e pastosa, con la quale si può regolare in velocità l'inclinazione dell'obiettivo e anche ovviamente e anche serrare quando abbiamo trovato il giusto orientamento. L'unica attenzione che mi sento di suggerirvi e segnalarvi è che la staffa è molto vicina al corpo obiettivo. Significa che è vero che riduce un po' le vibrazioni, perché se fosse stata più lunga ci sarebbe stato indotto più vibrazione, però è anche vero che se utilizzate una staffa un po' importante, cioè di quelle lunghe, a volte va a sbattere col corpo macchina, intralcia un pochettino l'operatività, non potete collocarla nei due sensi ma soltanto in un senso. Sono piccole cose che, ripeto, nell'operatività poi si fanno sentire. In quanto a qualità, ve l'ho già detto, è molto performante, molto bello. Mi piace la resa dei colori, soprattutto il rosso, l'arancione, ecco, vi permetterà di portare a casa dei bellissimi tramonti, un po' come il 500p, hanno ancora un tipo di costruzione e un trattamento delle lenti dedicato alla pellicola, quindi andava anche un po' rinforzato se vogliamo, ed è molto bello, a me piace molto, lavora bene con un anello, se vogliamo avvicinare qualche soggetto, giusto proprio per non portarci dietro un obiettivo dedicato e non perdere l'occasione di fare un ritratto o una sorta di macrofotografia. Lo sconsiglierei con l'utilizzo dei converter, quindi dei moltiplicatori di focale, perché comunque si vedono parecchio, su una lente come questa si vedono parecchio, quindi se lo prendete usato, perché oggi come oggi è solo usato, non vale la pena spendere 400-500 euro per un converter di qualità che molto spesso risulterebbe persino superiore a quelle che sono le possibilità della lente. Quindi andate a cercare nel mercato dell'usato marche di concorrenza che lavorano un po' in sincronia sugli aspetti qualitativi dello schema ottico e del gruppo di lenti che compongono questo 300 mm f4. Forse ve l'ho già detto, ma ho parlato tanto e non mi ricordo, un aspetto che non va sottovalutato è il peso, perché è vero che pesa, è vero che il 300 mm 2.8 è migliore, ma pesa molto di più, quindi è più faticoso non solo da portarsi dietro, ma anche da utilizzare, perché non dimentichiamo che dopo che avete fatto 2-3 scatti anche le nostre braccia, per quanto allenate, cominciano a puntare giù, quindi tutto il micromosso e il mosso è sempre in agguato. Se lo trovate e vi interessa un 300 mm è un ottimo investimento. Non dimentichiamo che su una macchina con sensore APS-C diventa l'equivalente più o meno di un 450 mm, però mantenendo un fuoco con un diaframma 4, e questo vi dà veramente la possibilità di avere un'ottima lente, un ottimo teleobiettivo, super teleobiettivo, e anche di grande qualità, perché cominciamo a far lavorare soltanto la parte centrale della lente. Vi ringrazio e tenetevi sintonizzati perché ci sono molti altri video in arrivo. Quindi ciao da PhotoArt.